Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Quest'oggi abbiamo la recensione del terzo motore utilizzato da me in questa stagione. Sì, perché come sapete quest'anno ho deciso di rimanere libero da sponsor di motori e intraprendere un progetto tanto innovativo quanto scriteriato. Ho scelto di correre le manifestazioni più importanti con più brand di motori diversi possibili in questo 2024. Siamo arrivati al terzo brand, ma se volete sapere da cosa mi è venuto in mente questo progetto, come è nato e come lo sto portando avanti, vi lascio un link in alto a destra del video introduttivo di questo progetto. Ma che motore trattiamo oggi? Oggi ragazzi trattiamo il Bianchini R24, motore scuderia Bianchini. Quindi faremo l'unboxing, quindi vi farò vedere la gara, quindi vi farò vedere lo smontaggio, quindi vi farò vedere le parti che lo compongono, quindi vi farò vedere come è composto il kit. Ma prima di tutto un breve cenno sulla storia di Bianchini. Scuderia Bianchini nasce nel 2018 dalla passione del fondatore Giancarlo Bianchini per il mondo delle corse RC. Ragazzi, Bianchini non significa soltanto motori, produce anche una varietà di optional e op-up per svariati tipi di automodelli. I motori sono la punta di diamante e a catalogo per il reparto buggy ce ne sono addirittura due. L'R24 e un altro motore su base Intec. L'obiettivo di Bianchini è quello di condividere la forte passione per il mondo RC, creando una scuderia, quindi un team, una squadra. Ma adesso ragazzi andiamo all'unboxing dell'R24 nella versione Maxi Combo. Come ho appena detto, quello che mi è stato fornito è la versione Maxi Combo e ragazzi è Maxi di nome e di fatto. L'R24 in configurazione Maxi Combo viene fornito in una bag in tela con zip bianca e logo di colore bianco. All'interno ragazzi troviamo un set di adesivi OS esattamente uguale a quelli contenuti nelle classiche scatole OS, più una serie di adesivi scuderia Bianchini. Abbiamo l'esploso originale che troviamo all'interno delle scatole OS e nella bag in plastica trasparente riempita d'aria abbiamo il motore senza testa, ma con tappo T-Works. Quindi qui salta già all'occhio che nel motore è montato di serie il tappo T-Works e attenzione, è montata di serie anche la candela Gold. Come vedete ci sono già addirittura i cuscinetti della campana e la vite nell'albero con un sottovite in ergal rosso che fa pandan con il tappo T-Works e la testa del motore. Abbiamo poi il collettore trattato duro da 50, i gommini e le mollette dello scarico. Abbiamo la marmitta 2135 by Apex personalizzata scuderia Bianchini, anche questa trattata dura. Abbiamo un Venturi supplementare rosso esattamente come quello dell'OS. All'interno ragazzi troviamo anche il tappo originale B2104 che è il motore appunto dal quale questo R24 deriva. Abbiamo una frizione in stile Fioroni serigrafata Bianchini, anche questa rossa esattamente come la testa e come il tappo del motore. Abbiamo anche delle massette di ricambio per questa frizione. Abbiamo la testa ragazzi molto grande e imponente, ovviamente rossa con serigrafie scuderia Bianchini bianche. Io non so ragazzi se vi state rendendo conto di quanto materiale ci sia dentro questa Maxi Combo. Vengono addirittura fornite le viti con relative rondelle per ancorare il motore ai banchi. È incredibile ragazzi. Il motore assemblato si presenta così e sinceramente ci pare abbastanza accattivante. Ma adesso procediamo con lo smontaggio e analizziamo pezzo per pezzo questo motore per scoprire appunto le differenze con il B2104 di casa OS. Vi preannuncio già ragazzi che questo è il motore più simile a un B2104 standard che ho trovato fino ad oggi. Il carter è identico a quello OS, il carburatore è identico a quello di casa OS,
L'albero invece ragazzi, come vedete, è lavorato sulle virgole. La biella è identica a quella OS, il cilindro è soltanto lucidato esternamente e il pistone presenta due piccoli scassi in corrispondenza del lato scarico. Abbiamo quindi il tappo, come detto T-Works, che serve per ottimizzare i consumi e migliorare l'erogazione ai bassi regimi. Abbiamo la testa, come abbiamo detto, molto grande, quindi anche qua ragazzi dovremo tenere d'occhio le temperature. A che gara ragazzi ho usato questo motore? Alla seconda prova di campionato nazionale. E come ho proceduto per il rodaggio? Classico rodaggio a bagno d'olio, ovviamente il litro nella pista down road di Jolo e poi test a Genzone prima del campionato italiano. Purtroppo ragazzi in quell'occasione abbiamo potuto provare soltanto un pomeriggio perché la mattina abbiamo avuto maltempo, però ragazzi sono riuscito a farci quasi 3 litri più il rodaggio a bagno d'olio prima di presentarmi alla gara. Questa volta ragazzi volevo essere perfetto. Abbiamo usato il motore esattamente come viene fornito nella Maxi Combo di Bianchini, quindi abbiamo usato la sua frizione regolata a 2 ed è veramente una scheggia ragazzi. Vi consiglio di usarla a 1 se non siete molto pratici o se non siete troppo bravi con la guida, con rapporto 13-48 campana HB Racing. Il tappo abbiamo preferito quello standard a quello T-Works perché ragazzi la pista dove siamo andati a fare la seconda prova di nazionale è la pista di Genzone, come sapete è molto veloce e ha un rettilineo veramente lungo, quindi abbiamo preferito usare il tappo che ci dava maggiori performance ma peggiori consumi. Il motore ragazzi si è comportato veramente bene per tutti e 2 i giorni di gara, sì, perché ragazzi il venerdì di gara è stato annullato a causa maltempo, quindi meno male che avevo fatto quel pomeriggio di test sempre a Genzone perché c'è stato davvero utile. Ma con una macchina ragazzi veramente performante e veloce, tanto da essere molto vicino con il best lap a quello dei super pro italiani, ho fatto il classico check in pista per vedere come si era comportato il motore. Godetevelo. Eccoci qua ragazzi dopo il sabato di qualifiche con il nostro Bianchini R24 appena smontato dalla macchina, quindi come di consueto andiamo a fare un check dello stato di usura del motore. Guardiamo come si è colorato. Abbiamo fatto a questo punto praticamente circa 3 litri più il rodaggio a bagno d'olio, quindi smontiamo lo scarico e guardiamo. Come vedete ragazzi la fascia del nero è perfetta. Questo chiaramente ha più litri rispetto a entrambi gli altri motori che ho usato nel progetto, quindi vedrete la fascia nera leggermente più bassa. Si è stabilizzata appena sopra al gancio della biella, quindi direi ottimo, colorazione bella scura e adesso vediamo anche la candela. Buono, si sta comportando perfettamente e per quanto riguarda l'autonomia consuma, non abbiamo ancora fatto i calcoli ma domani vi tengo aggiornati anche sull'autonomia ragazzi. Il motore ragazzi per quanto mi riguarda è molto simile a un OS B2104 di serie, probabilmente con un filo più di performance e chiaramente è un po' più curato nel montaggio. Sono rimasto davvero sorpreso anche dalla combo con lettore marmitta trattata dura, mi è piaciuta tantissimo, tanto che l'ho utilizzata anche nella gara successiva che era il warm up del campionato europeo. Mi è piaciuta davvero tanto ragazzi e consiglio a tutti di provarla. Per quanto riguarda l'autonomia, nonostante il tappo originale OS, abbiamo ottenuto dei risultati davvero soddisfacenti per essere in una pista veloce come quella di Genzone. Guardate dopo le prove dei semifinalisti quant'era la nostra autonomia prima della semifinale. Buongiorno ragazzi, oggi ho un po' più di voce. Allora, abbiamo appena fatto le prove dei semifinalisti e io
vi devo far vedere l'autonomia del motore. Abbiamo fatto 8,15 e la miscela è più o meno qua. Ragazzi, la pista è molto veloce. Ora io in diretta con voi nel video vi farò vedere quanto esattamente abbiamo di autonomia prima di partire per la semifinale. Quindi prendi il pennello un attimo. Ragazzi, sono state trovate delle cuffie del Mascom con l'archetto tutto arancione, serigrafato Monographics. Chi l'avesse perso sono qua a cercare. Grazie. Ah cazzo, mi brucio Abbiamo 12 cc, quindi vieni Sara, lei c'ha la app 909, facciamo 909 controllati i dati, quindi direi buona autonomia, la pista è molto veloce, c'è tanto grip, quindi è normale che si consumi, però si sta comportando bene anche dal punto di vista dei consumi. Purtroppo ragazzi non sono riuscito a centrare la finale, l'avrete visto nel video della scorsa settimana dove c'era la recensione della gara, ma la macchina era velocissima. Ragazzi, il mio distacco sul best lap con i migliori del campionato nazionale era di meno di un secondo e per quanto riguarda me ragazzi è un risultato davvero soddisfacente. Purtroppo ho peccato di superbia, ho fatto la macchina troppo difficile e non sono riuscito a centrare il main event, però ragazzi ero velocissimo e come dico sempre, quando sei veramente veloce devi avere tutto il pacchetto al 110%, soprattutto alla mia età ragazzi, perché ormai i 40 li ho passati. Quindi ragazzi, che cosa ci rimane da fare? Qui abbiamo la nostra auto ancora sudicia dalla gara con il nostro Bianchini R24 montato sopra e noi non faremo altro che smontarlo, disassemblarlo pezzo per pezzo e verificheremo come si è comportato internamente dopo la gara. Andiamo! Eccolo qua ragazzi, il nostro R24 smontato dalla nostra HB Racing D8. Togliamo il serbatoio, togliamo lo scarico. Il tappo è ben oliato e anche all'interno del motore c'è la giusta quantità di olio. Sottotesta ha una buona colorazione e anche il cielo del pistone. Questo è come si presenta la camicia, direi ottimo, e questo ragazzi è il pistone. Anche qua direi check, perfettamente superato. Vediamo anche la frizione, visto che appunto abbiamo utilizzato la frizione Bianchini. Le masse mi sembrano sinceramente un filo troppo usurate per i pochi litri che ci abbiamo fatto, perché siamo all'incirca 3 litri e mezzo, però in pista sinceramente andava tutto in modo egregio. Qui abbiamo l'albero
e direi ragazzi che è andato tutto davvero bene. Non ci resta che lavare tutto e riassemblarlo. Eccolo qua il nostro Bianchini R24 lavato, pulito e pronto per una nuova avventura. Tirando le somme ragazzi, credo che la Maxi Combo di Bianchini, come avete visto in questo video, abbia un rapporto qualità-prezzo davvero imbarazzante. Per tutti gli oggetti che avete visto all'interno di questo video, il prezzo è inferiore di qualche euro alla combo OS originale di solo motore e marmitta. Ovviamente di tutto quello di cui sto parlando troverete i link in descrizione, e se avete qualunque tipo di domanda sul motore o sulle componenti che caratterizzano la Maxi Combo di Bianchini, non esitate a contattarmi privatamente attraverso Facebook, Instagram o attraverso il mio sito internet www.fabrizioteghesi.com, oppure ovviamente scrivete nei commenti che cosa ne pensate di questo motore. Noi quando ci vediamo? Nel prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!